Siamo qui nel salotto della famiglia Pinto, i discendenti di Don Carlo, della Casina Rossa. Ma chi era per voi Don Carlo? È il nostro padre. Mio nonno. Lui è mio zio Sabatino, lei è mia zia Concetta e lei è mia madre Cinzia. Diciamo, siamo in famiglia, diciamo, qui a parlare del nonno e di quello che lui è stato per noi e per, diciamo, anche parecchie persone, perché comunque la Casina Rossa era un ristorante abbastanza conosciuto almeno a Torre del Greco. Quindi siamo qui. Ricordate come nasce la Casina Rossa? Siamo un po' piccoli Però io mi ricordo che mi hanno raccontato che fondamentalmente nasce dalla bisnonna. Dalla bisnonna, dalla mamma di papà, che aveva, diciamo, quest'osteria c'erano le carrozze al tempo e per questi viandanti, e cucinava per queste persone, era una piccola osteria. Si chiama Casina Rossa perché nasce da un vecchio ricovero, casino proprio, in una tenuta borbonica, perché prima era tutto da Portici sino a Torre del Greco ed oltre, tutto diciamo la tenuta della borbonica, e quindi tutti i nobili eccetera si fermavano e si soffermavano in questo casotto, praticamente in questo casino, a rifocillarsi. Così è nato, perché nasce alla fine dell'Ottocento. Quindi fa parte praticamente di quello che in termini larghi, di quello che fa parte del Miglio d'Oro praticamente. Tra l'altro io so che praticamente nonno fondamentalmente ha iniziato questo lavoro perché lui non voleva andare a scuola, se mi ricordo bene, sì, la nonna lo puliva e lo metteva a spennare i polli. E quindi I polli, e lui cantava e spennava i polli perché diceva io sono più duro e non voleva andare a scuola. Ha cominciato a lavorare a 9 anni. Quando diciamo il lavoro minorile non è che era qualcosa di conosciuto. Almeno come mia figlia. Quindi avete detto che venivano sia persone del popolo ma anche personaggi famosi, avete incontrato qualcuno? Infatti sì, negli anni 60, 70 c'era tanta gente, c'era una grossissima affluenza, e anche di personaggi famosi, è venuto Totò, Edoardo era assiduo frequentatore, infatti la nomina in sabato, domenica e lunedì. Sì. Totò era assiduo frequentatore insieme al conte Gaetani, e infatti a una tavola della Casina Rossa, dopo una cena, Totò insieme a un altro autore, adesso di cui non ricordo il nome, hanno scritto Malafemmina. E poi diverse attrici, e una volta inaspettato è arrivato anche il re del Belgio, perché per sbaglio tutto l'entourage aveva preso contatti con la Casa Rossa, che erano cugini, quindi mio padre non sapeva di aspettare quest'ospite illustre, e si sono visti arrivare, c'era il ristorante pieno, e nonostante tutto sono riusciti ad accoglierlo. Diversi personaggi. Nomina anche la Casina Rossa l'autrice Maria Orsini Natale, non nel primo libro Francesca Annunziata, ma in un secondo, di cui non ricordo il titolo in verità. Insomma, Luciano De Crescenzo, eccetera, diversi autori. Se non mi sbaglio anche Alberto Sordi.
No, 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 questo Ma anche attori, registi, non so, Sì. Gian Maria Volonté, anche Risi nelle Gian mani Maria- sulla Gian Maria Volonté, Walter Chiari, La Loren, non lo so, Bravo. veniva Nino Benvenuti, l'ex pugile, veniva tanta gente, cioè veramente Era- tanto. Sì, era molto frequentato. Sì, comunque. era Sono molto quelli frequentato. che ci sì. vengono in mente Sì, così. sì, molto frequentato. Secondo voi qual è stato la chiave del successo quindi di questo locale? la qualità. Il modo di fare ristorazione che non ho mai visto in nessuna parte del mondo. Cioè, tu venivi alla Casino Rossa e ti sedevi e non ordinavi, non esisteva nemmeno il menù. E non è che come fanno adesso c'è il menù completo per dire a 20 euro. Tu ti sedevi, loro ti portavano tutto quello che c'era e poi non si sapeva quando si pagava però, questo non era dato sapere. Quindi Era un altro tipo. venivano tutti consapevoli di questa cosa e mangiavano tutti così, quindi è un tipo di ristorazione che Ora per chi ha girato un po' penso che non ho visto mai da nessuna parte. Era anche l'accoglienza, però mio padre non è mai, nostro padre per la verità, non è mai stato, cioè non gli ho mai sentito dire come succede adesso, uno chef o cosa. Lui ha sempre detto che un cuciniere si un definisce. cuoco, nel senso era una persona che non aveva studiato, che nasceva dalla strada praticamente, ma che diciamo tutto quello che faceva lo faceva con amore. Quello che avete chiesto prima, come nasceva pasta, fagioli e cozze, lui non aveva girato, non aveva mai avuto il tempo né viaggiato. E solo una volta per problemi insomma contingenti andarono in Svizzera e lì hanno incontrato una parente che era spagnola, che gli fece assaggiare la paella. E da questa paella, che lui riteneva diciamo così, lui la semplificò e fece questa pasta, fagioli e cozze, unendo il legume per la prima volta ai frutti di mare. E come la faceva il nonno non la fa nessuno. Comunque ha sempre detto che la materia prima doveva essere di prima qualità, sempre. C'è anche l'aneddoto del fatto che il nonno ha vinto una causa con i NAS. Sì, Per quanto era di prima qualità, cosa sì, che sì, succede sì. penso una volta su 1.000.000. Sì, Mio sì. nonno andarono in NAS lì, non lo so che per controlli, penso Per proprio controlli, sanitari. per poi fecero le analisi su questi pesci, l'hanno fatto dopo tanto tempo, diciamo, questi analisi sono risultati comunque idonei, freschi, eccetera. Voglio dire, per cui lui ha sempre, ci ha sempre tenuto, diceva sempre che lui non era uno chef, perché lo chef sa la ricetta, si ricorda la ricetta, lui no, andava a quello che sì, sapeva fare quelle cose, se le sperimentava, però se tu gli chiedevi la ricetta, lui non ti sapeva dire quanti grammi, no, perché non aveva studiato, visto, cucinava, infatti forse per poche persone non sapeva cucinare, sapeva Come cucinare anche per tu tante, Sabatino sa del resto. cucinare per tante persone. Io avevo la passione dei dolci, no? E allora diceva, mi fai vedere questo dolce, perché lui e lui dice, papà, la ricetta è così, e dammi a dosi nuchil, che già fa che a dosi i 300 grammi, perché lui era abituato a cucinare queste cose sempre in grande, diciamo, per tante persone. La differenza tra mio padre e tutti questi chef che ci sono adesso è che lui è cominciato dal basso, cioè spennava i polli, lavava i piatti, lavava le pentole e poi cioè, oggi vai in un ristorante, c'hanno un pesce, glielo portano pulito, cioè mio padre, io il ricordo che ho di mio padre che tornava a mezzogiorno a casa e puzzava di pesce dalla testa ai piedi
e si doveva fare la doccia quando scendeva la mattina, a mezzogiorno e la sera quando si ritirava, perché aveva questi grembiuli che erano lerci, e io dissi mai, io non farò mai il pesce in vita mia, perché proprio mi è venuta proprio una repulsione. Perché la Casina Rossa sotto aveva... Papà si puliva tutto lui, faceva aveva tutto le lui, vasche, comprava il pesce, perché tutti, anche la pescheria aspettava mio padre prima di vendere quello che doveva vendere. Comprava tutto e poi il resto lo vendeva. Tutto quello che era il meglio lo prendeva e poi se lo puliva lui, si lo faceva tutto lui. I frutti di mare li pulivano loro, li spurgavano loro. Invece diciamo, oggi vai là, trovi tutto fatto, tutto finto. Un'area vasche a cascata dove scorreva sempre l'acqua per far e lui puliva. Lui aveva vari reparti, capito? Il reparto dove si puliva il pesce, il reparto dove stava la frutta. Da adesso che non ci sono più mamma e papà, vado al cimitero a trovarli, trovo sempre un ex operaio di mio padre che spesso insomma, come saluto, insomma, ci ritroviamo là. E lui mi diceva, una di queste volte che ci siamo incontrate, sono andata a salutare tuo padre e mi ricordo sempre che tuo padre era il primo che scendeva in cantina a pulire il pesce, che glielo faceva fare, eravamo tanti operai, eravamo tanti di noi, ma era lui per primo che faceva questi lavori, non si è mai sottratto neanche alla fine, neanche quando avete potute farne a meno, mai. So che nel menù della Casina Rossa c'erano anche le zeppoline di alghe, pure queste come sono state create? Non lo so, suppongo, mi faccio un'idea, perché questo pesce arrivava con le alghe, cioè, per esempio il papà della cucina della nonna o la cucina del recupero, molto il recupero. Per esempio io ricordo che nonna Concetta, di cui porto il nome, sempre a Natale, dopo le festività, quando si mangiano tutte le noci, nocinette, quant'altro, lei soleva fare un pasto di recupero di tutte le cose non consumate a Natale, che era con il pomodoro del piennolo e le noci. Faceva lo spaghetto con le olive, il pomodoro del piennolo e tutte queste ciociole che non erano state consumate. Era un modo per recuperare, era un modo per consumare, era un modo per... qualche volta lo faccio anch'io. Sì, infatti sto dicendo buono sotto, perché mamma ogni tanto lo fa. Tutto quello che papà diciamo, ha imparato, l'ha imparato dalla nonna. Soprattutto una cucina di recupero, quando il cibo era un qualcosa che non era facile sapeva avere. cucinare anche molto bene, le piaceva molto perché ha imparato a spennare i polli, sapeva fare questo pollo dissossato e ripino, che era una cosa per me spettacolare. Questo era un piatto della memoria. Beh sì, pollo dissossato e ripino. Ma ce ne penso sono che non lo tanti. mangerò mai più, perché Il baccalà a Natale sotto al forno, non l'ho mai più mangiato così. la lasagna bianca. La lasagna Soffritta, bianca, la che non era soffritta, fatta, la soffritta, anche perché tagliata. loro si allevavano i maiali, e loro si facevano, diciamo, Salami. i salami, lo macellavano, le salsicce, salsicce, facevano tutto da Facevano loro. tutto degli anni 70, facevano pure il vino, iniziano Sì, nel sì, 80. Il mio piatto di preferito del nonno, mi ricordo che poiché io ero la nipote inappetente, quindi io qualsiasi cosa chiedevo, cioè potevo chiedere anche la luna, mi veniva portata, sono stata trattata come una principessa là dentro, praticamente, però mi ricordo che mi faceva sempre il capretto con le patate a Pasqua, che era una cosa penso che non lo mangerò mai più, perché era patate e piselli, perché il capretto aveva la sua consistenza, le patate avevano la loro consistenza, erano tutte amalgamate ma tutte distanze, cioè tutte divisi tra di loro, era una cosa buonissima. E la minestra maritata di nonno a Natale, che cos'era? Cioè penso buonissima.
infatti, sì, tante cose. cioè quando cucinava nonno io raramente non mangiavo. Lo spaghetto a vongole, voglio vongole. dire, cioè c'è mio nipote, il risotto alla pescatora, mio nipote Carlo che dice: zia, ma lo spaghetto a vongole che faceva nonno Carlo non lo fa più, cioè non l'ho mai mangiato. Non lo so, forse sono anche odori, gusti che voglio dire dell'affetto, voglio dire, per carità di Dio. Però E c'erano. chiaramente ogni piatto a noi ci ricorda Guarda, l'infanzia, ci ricorda, diciamo, i Natali. le Comunque ha cose. fatto una vita molto sacrificata. Abbiamo parlato molto delle festività, ma quindi come vivevate voi le festività con Don Carlo? Perché oggi per un cuoco non è molto difficile vivere la famiglia durante le feste. Lui riusciva a unire le due cose. Allora, noi non abbiamo mai potuto, come dire, fare vacanza con i nostri genitori, non ci siamo mai allontanati, perché papà non si poteva allontanare. Però nonostante tutto, per esempio, soprattutto il Natale era bello, perché arrivavano tutti gli zii, le sorelle di mamma da Roma, eccetera, eccetera, gli amici, Gli amici, gli amici, moltissimi, e facevamo tavolate dopo che papà aveva lavorato lavorato. a pranzo. a Noi pranzo. mangiavamo, diciamo, nel tardo pomeriggio, si Sì. chiudeva il Ed ristorante. eravamo sempre 40-50 persone ed erano molto belli, molto... Sì, e mangiavamo giù nel ristorante, con il ristorante chiuso, diciamo, stavamo solo noi in famiglia così. Io mi ricordo anche Però poi Pasqua, no, queste cose qua no, la domenica noi la vivevamo un po' diciamo strana, perché dovevamo pranzare per le 11:30, massimo mezzogiorno meno un quarto, così, soprattutto d'estate, per cui per poter mangiare insieme al nostro padre, per stare insieme una volta a settimana tutti Infatti quanti io insieme. scappavo e venivo qua da Sì. E per stare tutti quanti insieme. Quelle domeniche non finivano mai, perché cioè una volta che hai mangiato a mezzogiorno e la mezza avevi finito. No, che Cioè, mezzogiorno avevi finito di mangiare. Cioè, Non è che a mezzogiorno Anche perché avevi finito di mangiare. Papà, sebbene cucinasse tanto, era frugale, non... sì, mangiava poco, Mangiava poco. mangiava molto pesce. Poco e pesce, anche molto sale. la nostra tavola è sempre stata massimo mezz'ora, non di più. Sì, molto velocemente Ma proprio mangiava, massimo. perché lui doveva scendere. Nel frattempo mangiavano gli operai e lui saliva sopra per mangiare. Si Anche faceva la doccia e perché mangiava. diciamoci che papà poi col tempo ha avuto sempre di famiglia, abbiamo problemi di diabete, allora lui faceva una dieta un po' diciamo particolare, però mangiava tantissimo pesce, quasi tutti i giorni mangiava il A me pesce. faceva morire il fatto che nonostante un ristorante che poteva dare a mangiare da 1400 persone, la nonna gli faceva il pranzo a nonno a Sì, parte. sì. Cioè non cucinava lui, cioè non mangiava le stesse cose che mangiavano gli operai o i camerieri. La nonna gli cucinava e lui si Perché portava proprio il perché lui teramino, perché se no lui non si sapeva trattenere, perché gli piaceva mangiare, e allora mia mamma doveva comprare delle cose a parte per il diabete, capito? Per cui Sì, però perché- lui era molto goloso di pesce, mangiava sempre esclusivamente pesce. Mi avete raccontato dei vari esperimenti culinari che lui ha fatto, ma avete mai provato qualche esperimento non riuscito? Io mai. Non lo so voi, io No, mai. io no, perché quello Vabbè, l'assaggiavo, a volte faceva delle cose a che- volte sì faceva, però non è che io, no, di qualcosa di proprio non riuscito, forse a volte qualche dolce non gli riusciva, e allora Però era come Paganini, non si ripeteva, No, cioè però- una volta fatta non se l'era dimenticata, cioè era Sì, buona, non la mangiavi più. soprattutto ultimi in tempi. vecchiaia. Eh. Faceva una cosa, gli riusciva benissimo, la volta dopo la faceva diversa. Papà, ma è venuta buona perché boh, ci ho provato a fare sta cosa. Vabbè. è così. Quindi poi non si ricordava più come l'aveva fatta prima. Vabbè, Cioè, no. era capito. Però questo in vecchiaia, diciamo, in vecchiaia, poi ormai era vecchio, però ha sempre cucinato fino alla fine, voglio Vabbè, dire, il concetto di non vecchiaia. sapeva stare senza cucinare, no, non ci riusciva. E quello tra l'altro andò in pensione
che l'età normale che si va in pensione, che erano 66 anni, una cosa del genere, si ritirò a casa. Il giorno dopo fece 12 polli dissossati in casa, la nonna lo prese e disse: va bene, adesso te ne puoi ritornare nel ristorante perché qui non ci metti più piede. Quindi fondamentalmente non riusciva, la sua casa era un po' era il ristorante fondamentalmente, non era... Sabatino, so che tu sei il gestore del Beer Garden. Sì. Cosa di tuo padre hai portato all'interno del locale? No, non lo so, io sempre, come ti dicevo prima, ho cercato di non portare il pesce, quindi non portando il pesce è qualcosa di diverso. Conservo forse la passione e la scelta del prodotto migliore. Questa è la cosa più... e poi la familiarità con tutto il personale. Martina, so che tu invece hai studiato pasticceria e ami il mondo dei dolci. Avete detto che il nonno non era un grande pasticcere, da dove deriva questa tua passione invece? Forse proprio perché per compensare un po' quello che non era fondamentalmente non è che non era un grande pasticcere, oggettivamente per la pasticceria hai bisogno di regole, nonno non aveva grandi regole, giustamente, quindi ci ha sempre tenuto a dire, come abbiamo già detto più volte, che lui era un cuciniere, che non aveva studiato. La passione in realtà proprio per la pasticceria mi è venuta da mamma, perché mamma è brava a fare i dolci, è brava a cucinare, è brava a fare i dolci. Però lui fondamentalmente, sì, i dolci lui non li riusciva a fare, ultimamente mamma dopo che era vecchio gli facevamo la pasta frolla noi e lui non la riusciva più a impastare, mi ricordo che gliela stesi io. Era un modo per avvicinarmi, diciamo, alla cucina, fondamentalmente, ancora un modo per cioè anche un modo per sentirti legata al tuo lato materno della famiglia e quindi sentirti vicino a questo mondo che comunque ti ha sempre attratto, anche perché fondamentalmente è sempre stato un mondo in cui mi sono sentita bene, perché ti ripeto, entravo nel ristorante, Cenerentola praticamente, una delle principesse delle fiabe, potevo chiedere da qualunque, sono stata viziatissima in tutti i sensi, non sono stata viziata dai miei genitori ma dai miei nonni in maniera particolare, quindi figurati che non aveva la passione per i cavalli, io ero un po' cattivella quando ero piccola e quindi praticamente lo misi in disparte. Ma che tenevo 4-5 anni e gli chiesi un cavallo e lui lo dovettero bloccare perché me lo stava comprando praticamente, quindi fondamentalmente penso che sia anche stato per avvicinarmi a quel mondo in cui sono stata coccolata e voluta estremamente bene. Tutti i nipoti sono stati voluti estremamente bene, però io ero, diciamo, quella là che non mangiava poco, quindi che richiedevo un po' più di attenzioni, diciamo. Va bene, quindi vi ringrazio di avermi dato la possibilità di Grazie a conoscere voi. Don Carlo e ho notato che c'è tanto di lui all'interno della sua famiglia.